Ciao a tutti e bentornati in Pizza Time! Come vedete qui di fianco a me abbiamo un'altra planetaria a doppio gancio, questa volta marchiata Hausnat, ma esteticamente molto simile se non identica anche alla iCook che avevo precedentemente recensito, sempre qui nel canale circa un anno fa. Se volete cliccate in alto a destra per vedere quel video. Come vedete comunque dalle specifiche qui di fianco a me, si tratta di una planetaria molto compatta e leggera, con motore da 1000 watt, ingranaggi metallici, vasca da 5 litri in acciaio inox e abbiamo anche 6 velocità oltre ovviamente alla modalità P. Il prezzo è altamente concorrenziale in quanto la trovate su Amazon per 110 euro, ma c'è un coupon sconto di circa 25 euro e quindi il prezzo finale si aggira sui 85 euro, il che non è niente male per una planetaria a doppio gancio con ingranaggi ed accessori metallici, poiché spesso a questo prezzo vengono proposte solo planetarie plasticose, spesso con accessori in plastica. Vi lascio il link di acquisto qui sotto in descrizione al video se siete interessati. Ma vediamo ora la planetaria da vicino, prima con un unboxing per poi passare al test di rumorosità e infine faremo il solito test dell'impasto all'80% di idratazione e qualche altra tipologia di impasto per testare appunto la planetaria. Come sempre nei miei video, nella barra di avanzamento sotto e anche in descrizione trovate vari capitoli video di ogni sezione per poter meglio passare da l'una all'altra. Ma ora seguitemi. Una volta aperto abbiamo la confezione della planetaria. Possiamo leggere che si tratta del modello MK37. Notiamo il certificato di garanzia e la possibilità di estenderla di ulteriori 9 mesi oltre i classici 2 anni di garanzia. In verde vediamo il manuale utente in diverse lingue e c'è anche un ricettario. Continuando con il nostro unboxing notiamo anche una spatola in silicone che era assente nella planetaria iCook recensita precedentemente. Togliamo la plastica di imballaggio e vediamo la zona superiore della planetaria, praticamente identica alla iCook già recensita, ma notiamo che è assente il branding qui in alto. Notiamo subito un paraschizzi leggermente diverso rispetto alla iCook. Abbiamo poi l'accessorio frusta che è in acciaio inox, può quindi tranquillamente andare in lavastoviglie, così come la vasca, completamente in acciaio inox. Anche in questo caso fortunatamente come vedete abbiamo la maniglia integrata che personalmente trovo molto utile. Di lato possiamo notare le 6 velocità più la modalità P che farà andare la macchina direttamente al massimo senza velocità intermedie. E sulla base leggiamo il marchio, il modello e la potenza del motore, appunto 1000 watt. L'inserimento dei ganci è molto semplice e intuitivo, facciamo solo una pressione verso l'alto per spingere la molla e poi ruotiamo il gancio per mantenerlo poi in sede. Anche con questa planetaria possiamo inserirli come vogliamo, non c'è infatti un verso prestabilito, quindi possiamo mettere ad esempio questo primo gancio qui a sinistra o a destra senza problemi. I ganci così come la foglia sono in alluminio, quindi vanno lavati a mano e non in lavastoviglie. Ed ecco ora una panoramica della planetaria, come vedete è molto compatta. E qui vi riepilogo nuovamente le specifiche. Come vedete da manuale la quantità massima di farina è di circa 1 kg, con un rapporto di peso fra farina e acqua 5:3. Sono valide le stesse considerazioni già fatte per l'altra planetaria recensita, quindi se mettete troppa poca farina lavorerà solo un gancio, perché l'altro essendo più corto non sarebbe in grado di raccogliere l'impasto. Consiglio comunque di rimanere poco al di sotto del 1,5 kg di impasto, in modo da evitare che lo stesso si attorcigli nei ganci e possa eventualmente salire negli ingranaggi. Qui invece ve la mostro di fianco all'iCook recensita qualche mese fa, sono praticamente identiche a parte il paraschizzi, il logo e la diversa dicitura sulle velocità indicate a seconda dell'accessorio utilizzato. Ed eccoci ora con il consueto test di rumorosità. Partiamo ora con la velocità minima, la numero 1. Come vediamo siamo a 76-77 decibel.
Si arriva poi a 79-80 decibel per la velocità 2, 81-82 circa per la velocità 3, e con la velocità 4 c'è un bel incremento di rumore, si arriva infatti a 88-90 decibel. E la planetaria sembra assestarsi su un massimo di 92 decibel con la velocità massima. Siamo ora pronti per il solito test con la foglia e l'impasto all'80% di idratazione. La ricetta è la stessa dell'altro video, quindi 750 grammi circa di impasto per teglie in ferro blu 30x40 e pronto in circa 3 o 4 ore a temperatura ambiente. Come ingredienti abbiamo 400 grammi di farina forte, V320 o più, fate meno impasto se la volete più sottile, 5,4 grammi di lievito di birra fresco, 320,4 di acqua fredda, 13,6 di sale e opzionale 5 grammi d'olio. Metto la foglia e tutti gli ingredienti insieme. Facendo girare la planetaria al minimo per almeno 30 secondi. Poi faccio andare direttamente tutto al massimo. Ora ovviamente velocizzo il video per non annoiarvi. A differenza dell'Icoc, questa planetaria raggiunti circa i 5 minuti di utilizzo va in protezione, diciamo una specie di sosta forzata, per evitare appunto di riscaldare il motore, cosa che trovo molto utile. Riprendiamo l'impastamento sempre a velocità 6 e noto che quando siamo prossimi ai 9 minuti l'impasto comincia a staccarsi dalla vasca, quindi ci siamo quasi. Faccio il solito rigenero in planetaria con piccole soste, facendo andare la foglia al massimo, e notiamo che ad ogni rigenero l'impasto risulta sempre più strutturato. Vedete voi quanti rigeneri fare? Io ne ho fatti circa 3 o 4 intervallati da 5 minuti. Poi riversiamo il contenuto della vasca su di un piano leggermente infarinato e chiudiamo l'impasto sigillandolo a modo di calzone, cercando di far entrare aria all'interno. Un riposo di 10 o 15 minuti, poi qualche slap and fold per finire una perlatura cercando di stringerlo bene, per poi passarlo in un Tupperware. Qui dobbiamo attendere il raddoppio, ma diciamo che con il lievito della ricetta che vi ho dato dovrebbe essere pronto in 3 o 4 ore a seconda della temperatura ambiente. Nel mio caso era tra i 21 e i 22 gradi. Quindi riverso direttamente l'impasto nella semola. Faccio dei piccoli fossetti partendo dall'esterno verso l'interno e lo trasferisco poi in una teglia blu 30x40 leggermente oleata. Condite come volete e poi mettiamo il tutto direttamente nel forno di casa statico precedentemente riscaldato a 250 gradi e faccio stare per circa 5-6 minuti sul fondo. Trascorsi questi 5-6 minuti, sposto poi la teglia a circa metà altezza e la lascio per circa 10 minuti.
Dopo averla fatta raffreddare su una griglia possiamo tagliarla. E rimarrà croccante fuori e morbida dentro. Nella sezione possiamo anche notare una bella alveolatura. Vi propongo ora un test di impasto di pizza napoletana contemporanea al 75% di idratazione totale fatto con biga. Facciamo 3 panetti da circa 260 grammi e li cuoceremo nel forno pizza F1 P134H. Vi lascio la ricetta in descrizione come al solito. Dopo aver lasciato la biga a lievitare per 12 ore a temperatura ambiente di circa 20 gradi, metto in planetaria il resto degli ingredienti per la chiusura dell'impasto, lasciando come sempre il sale alla fine. Dopo 1 o 2 rigeri, per me l'impasto è già abbastanza bene incordato, quindi lo metto sul banco e procedo con pieghe e pirlature. Come vediamo, nonostante il 75% di idratazione, non metto farina sul banco e l'impasto non è per niente appiccicoso. A seconda del vostro impasto potete anche fare più di una piega distanziata da 15 minuti. Dopo il riposo di 2 ore a temperatura ambiente siamo pronti per lo staglio, 3 panetti da 260 grammi circa. E dopo circa altre 2 ore siamo pronti per stendere l'impasto. Inizio con una diavola con provola affumicata di agerola, che stendo prima un po' nella farina, dando un po' di cornicione a una forma rotonda, e poi direttamente sulla pala a barella, di cui se volete tra l'altro ho una recensione nel canale. A causa dell'alta idratazione non cuoceremo a temperature troppo forti, infatti ho impostato 400 gradi o poco più, e lasceremo andare per circa 2 minuti. Pizza perfettamente cotta e lo vediamo anche nella sezione. Come ulteriore test facciamo una pizza carbonara. Se volete nel canale c'è anche un video dove mostro come farla. Anche in questo caso, stesura prima nella farina e poi direttamente sulla pala a barella. Anche per questa pizza cuoceremo con stesse temperature e tempi di prima. Un'altra ottima pizza anche grazie all'ottima incordatura in planetaria.
Quindi in definitiva mi sento di dire di non aver notato particolari differenze con la gemella iCook recensita circa un anno fa sempre sul canale e che era comunque già molto valida a mio avviso. Ho però la sensazione che questa planetaria sia leggermente più rumorosa e forse un pelino più potente. Sono sicuro che anche con questa si riesca a fare sicuramente un impasto idratato al 100% come abbiamo già fatto con la sua gemella. Il video lo trovate sempre nel canale se vi dovesse interessare, ma vi metto sempre un collegamento fra i video suggeriti. Quindi direi che veramente non possiamo chiedere altro per appena 85 euro. Come durata nel tempo poi ovviamente dovremmo attendere, ma non mi preoccuperei più di tanto perché la precedente funziona ancora oggi perfettamente a distanza di più di un anno di utilizzo e tra l'altro con un utilizzo quasi su base giornaliera. E come al solito poi ovviamente per legge ci sono i 2 anni di garanzia. Se vorrete vedere altre recensioni di planetarie nel canale fatemelo sapere nei commenti qui sotto e mettetemi anche un bel like se avete trovato utile questo video. E inoltre iscrivetevi per ulteriori recensioni, ricette e date anche un'occhiata agli altri video del canale perché sono sicuro troverete qualcosa di interessante per voi. E questo è tutto per oggi, vi saluto e vi aspetto in un prossimo video Pizza Time.